vi siete incamminati in quella che è l'enorme giungla che si trova nei territori di Valoria. La giungla è talmente tanto fitta che voi non siete in grado di vedere oltre gli alberi. A quanto pare avete deciso di seguire Lira e sembra tutto abbastanza calmo, così come l'ordine delle cose all'interno di una giungla voglia che sia. Vi siete allontanati molto dal sito della caduta. A fare due calcoli, forse siete anche molto distanti dalla zona dove potrebbero essere stati Lira e Khan. Il dubbio comincia piano piano a instaurarsi nelle vostre menti fino a quando, come nel finale della seconda sessione, un enorme raggio in aria fa da faro al vostro cielo. Non è un normalissimo raggio di luce, ma sembra quasi una colonna d'acqua che sale verso il cielo. E direi di lasciare questo momento a voi. Senti una mano sudata sfiorarti la tua? Quindi abbasso lo sguardo. Che c'è? C'è qualcosa di strano. Ti riferisci alla colonna di poco fa? Mi riferisco al fatto che scelga noi quando aveva qualcuno come Khan e insomma altre autorità sulla nave. In effetti sì, è un po' sospetta la cosa. E dobbiamo anche capire che fine ha fatto l'altra persona. Cioè, non ci sono tutti i passeggeri. Ok, ascolta, tu sai leggere le mappe, sì? Faccio così, tipo, sì, non sono di certo un'esperta, ma posso fare del mio meglio. Ok, quello che sto per dirti è molto molto importante. Non devi condividerlo con nessuno. Ti ascolto. Non è detto che non lo condividerai con gli altri. Mi si arriccia il labbro e faccio mignolino. Uno dei segreti della mia famiglia è quello di avere un monocolo che ti permette di leggere delle strade nella mappa che solitamente non sono visibili ad occhio nudo. E te la porgo con una reverenza, una lentezza infinita. Io la prendo e poi sciaff, ti sbatto la mappa in mano. Ok, impressionante. Sì, però poi me la ridai. Naturalmente. Metto nella borsa sia la lente sia la mappa. Perché mi faresti questo favore? Perché potrei, anche se i fatti parlano in modo diverso, aver fatto qualche scelta azzardata fino adesso e non vorrei rendervi responsabili delle mie scelte. Sì, questo lo capisco. Ma poi ci siamo salvati, alla fine tutto ciò che ho fatto era nel giusto, nella ragione, anche se c'è un qualcosa che lasciamo stare. No, parla. Se non moriamo tutti, che è probabile che non moriamo, però metti che moriamo, però se non moriamo tutti te lo dico. Le porgo il mignolo. Così, giusto per sfida. Ok, e se invece muore, prenditi cura di Pichan in caso. Non so esattamente come dovrei prendermene cura, ma sicuramente troverò un modo da qualche parte, consultando dei libri. Sì. Miranda non riesce a finire di parlare che improvvisamente, in lontananza, un enorme ruggito rompe il silenzio nella giungla. Vedete che Lira si blocca e comincia a correre verso la direzione del ruggito. Io lo seguo e basta verso il ruggito. E sospiro perché so che c'è da correre. Guardo Xenia, inizio a affrettare il passo anch'io e quasi inizio a correre. Io in realtà finora sono stato più o meno zitto perché in tutto questo scena che c'è stata, in realtà Gavin, se ben vi ricordate, non era in realtà così tanto entusiasta di partecipare a questa spedizione, però dovendolo fare, quello che lui ha fatto finora per tutto il viaggio è stato camminare e seguendo un po' il flusso, studiando gli appunti di Miranda che gli aveva dato la volta scorsa. Quindi lui era con questo libro aperto a studiare, un po' balbettava, cioè parlava un po' tra sé e secco, un po' gesticolava per farsi i suoi ragionamenti mentali, però appunto quando sente l'urlo, quindi a un certo punto alza lo sguardo e capisce, quindi chiude gli appunti e li pone in maniera ovviamente rispettosa del lavoro di Miranda, e quando vede Lira che gli sfreccia accanto e di seguito tutti gli altri, ma avete tutti sentito Han ruggire? Mi giro verso Gavin mentre sto continuando a provare a correre con il gonnellone mentre lo tengo leggermente sollevato.
Quindi era Khan quello? Sì, era indubbiamente il ruggito di un Feralis che sta combattendo. Tanto vale affrettarsi allora. Continuate a correre verso la direzione del ruggito, a quanto pare, e la giungla comincia un attimo a diradarsi verso quella che sembra una rovina che comincia all'interno della giungla e finisce verso il mare. E la colonna d'acqua proviene proprio da là dentro. E Xeni, nella tua corsetta, dato che sei stata abbastanza incurante, pesti qualcosa di duro. Noti che a terra c'è il cadavere di uno dei soldati che ha attaccato la nave. Se non inciampo colpendo col piede, faccio un saltello per evitarlo all'ultimo, sai, il riflesso che arriva dopo, e ruzzolo un attimo a terra e mi fermo a guardarlo. L'elmo è spezzato in due e si vede che ha combattuto una bella battaglia e l'ha persa, ovviamente. A primo impatto ti sembra un umano, ma a guardare bene nel braccio ha alcune scaglie e sulle spalle una delle ali è vera, l'altra è un'ala del jetpack. Schiocco le dita. Gavin! Non è che sono un maggiordomo, Signor Gavin, e indietreggiando un po', tu mi trovi seduto a terra e penso che guardando verso di me vedrai la sagoma dopo, e ti indico per terra. Mi avvicino e ovviamente mi chino sulle ginocchia per osservare meglio la figura. Mi avvicino anch'io senza dire niente, ma voglio cercare di capire cosa sta succedendo. Questo è uno dei soldati che è salito sulla nave. Avevi notato che alcuni di questi avevano dei tratti che ricordavano alcuni loro Feralis e altri umani, ma tendenzialmente diresti che sono tutti dei Feralis, perché comunque hanno dei tratti animaleschi. Ma guardando bene, noti che questi tratti sono strani, sono casuali, non seguono un codice ben preciso come diverse razze che in determinato luogo hanno quelle tipologie. Questi sembrano come se tantissimi Feralis lucertola siano nati in giro ed alcuni di loro non abbiano sviluppato chissà quanto i tratti animaleschi. Io provo quanto più possibile, qualora l'armatura o comunque parte delle protezioni siano danneggiate, a togliere quanti più pezzi possibili, perché voglio proprio vederli, tipo il petto, voglio vedere quanta più pelle scoperta possibile. Mentre tu stai cercando di togliere l'armatura, vedete Lyra lì molto preoccupato. A un certo punto avanza, corre verso la direzione nella quale pensa di aver sentito il ruggito. Quindi vi sta lasciando da soli. Mi giro prima da un lato, poi dall'altra. Getto quasi un ringhio sommesso pure io e richiamo il gruppo, cercando più che altro un sostegno per quella che io presumo sia un'imminente battaglia. Gavin, mentre stai facendo questa cosa intanto e Glass ti guarda, noti che togliendo i pezzi dell'armatura, quelle che sono le scaglie sul corpo del soldato hanno una forma che ti ricorda qualcosa. Le scaglie che hanno sul corpo ricordano dei tatuaggi, seguono come la forma di un tatuaggio e forse, e dico forse, non puoi esserne sicuro, sembra che seguino gli stessi disegni di Glass. Quando gli levi l'armatura, sulla schiena c'è un simbolo, un cerchio, come se poi fosse stato effettuato un graffio che parte dalla parte alta del cerchio e termina la parte sotto, passando interamente per il cerchio. E noti che le squame fuoriescono dalle cicatrici di questo simbolo. Le cose che vorrei fare sono due. La prima è tirare fuori il mio albo degli appunti e disegnarci il simbolo in maniera quanto più fedele possibile, e anche, diciamo, fare una piccola bozza appunto di come le scaglie formano questi tatuaggi che io vedo. E la seconda cosa che vorrei fare è, dato che comunque io ho con me sempre un po' di strumenti da studio, io voglio vedere dove hanno origine queste scale, cioè voglio vedere il punto in cui queste scale si attaccano, come è fatto. Quando stai per inserire le pinzette in lontananza e senti un enorme ruggito di un drago. Guardo Gavin un attimo nervosamente, guardo Xeni, mi giro verso Glass perché penso che sia lì a probabilmente maledire il giorno in cui siamo nati perché non ci sbrighiamo.
Non posso più perdere tempo e vado verso Glass. Devo partire, io parto. Ok, quindi lo seguo a ruota praticamente. Andate verso quelle che sono all'interno delle rovine e piano piano notate che le strutture intorno a voi cominciano quasi a seguire un percorso nella quale voi vi ritrovate da quello che sembra un laghetto che si è creato dall'entrata del mare. E vedete Lira lì che sta prendendo a pugni una pietra, un enorme masso, e vi spiegherò a breve cosa accadrà. Vorrei provare a togliere qualche scaglia dal corpo intorno proprio alla cicatrice. Riesci a staccare una delle scaglie, fai un po' fatica, però la cosa che ti accorgi è che non è proprio come tirare via una scaglia dal corpo di un animale. Fai forza, quindi dovresti tirare via anche la radice della scaglia e lasciare anche un segno, ma sembra come se la scaglia fosse incollata. Prendo nota tra i miei appunti e in me, diciamo, si fa sempre più spazio all'idea che appunto questi Feralis non siano Feralis naturali, ma che siano stati in qualche modo creati artificialmente o siano stati indotti a mutare per diventare così. Tanto Miranda e Glass. Di fronte a voi c'è questo enorme lago con quella che sembra una bagnarola, però avvicinandoti piano piano ci sono delle scritte nel punto dove sta Lira. Queste scritte piano piano diventano un disegno. Ok, mi avvicino allora per leggere. A una certa che mi avvicino anch'io, vedendo la situazione. Anch'io non sto trovando spiegazione sul perché di questo atteggiamento di Lira, quindi mi avvicino. Vedete se riuscite a risolvere voi questa cosa. Non vuole rispondermi. Tu sei dannato. Mi ha detto che se avessimo risolto questo dannato rompicapo saremmo riusciti a entrare all'interno della grotta, perché solo chi merita può entrare o chi ha la chiave. Leggo quanto c'è scritto sulla pietra e faccio anche il gesto a Miranda di avvicinarsi. C'è scritto che se nella marea vuoi entrare, come il folle dovrai fare. E l'immagine accanto è quella di un giullare messo sottosopra con i piedi appoggiati a quello che sembra un palo. Mi giro verso Lira. Finora che cosa avete provato a fare per risolvere questo indovinello? Non lo so, sono arrivato qua poco prima di voi. Ho provato a parlare con Levia, ma niente. Con chi? La mia divinità. Non possiamo aspettare che gli dei risolvano i nostri problemi. E prendo la scialuppa. Arrivi alla barca. È una barca che probabilmente è stata abbandonata da tantissimo tempo. È questa barca che sarà lunga un 3 metri, 3-4 metri. C'è una piccola stiva dove si può entrare, ma stando, diciamo, abbassati. E nella stiva non c'è nulla. E intanto, mentre pensi, andiamo da Xenia e Gavin. Da una parte mi rendo anche conto che non è che mi posso mettere a fare un'autopsia lì, soprattutto perché qualsiasi cosa c'è lì dentro, se a un certo punto esce e io sono lì a far robe, insomma, potrebbe essere un po' spiacevole anche per me. Quindi ritorno a essere consapevole un po' di quello che mi circonda. Guardo Xeni. Quando ti giri, Xenie era concentrato su di te con il pollice sollevato a mezz'aria. Appena vede che la osservi fa: Ok, gli altri? Forse è il caso di raggiungerli. Qualcosa potrei aver dedotto da questo cadavere. Dovrei fare ricerche più approfondite, ma mi rendo conto che non è il luogo adatto. Sì, ma a me non hai capito che cos'è. Tra le mani c'ha tipo le fialette, le provette, e quindi te le fa vedere, cioè te le passa così. A parole, puoi descrivermelo a parole. Dovrei studiare questi campioni prima, ma ho il sospetto che questi Feralis non siano naturali. Ok, faccio finta che quello che tu mi hai appena detto abbia senso. Non capisco il perché si voglia fare qualcosa di questo tipo a un essere umano. Da dove vengono prese le parti? Non è detto che questi soldati non fossero consapevoli, cioè che abbiano scelto di propria iniziativa di sottoporsi a questi esperimenti, rituali, qualsiasi cosa li abbia trasformati così. Da dove provengono queste parti non posso dirlo in questo momento. Oh, ok, forse è meglio che stiamo tutti uniti. Sì, penso anch'io, anche perché il drago che ci ha attaccato sulla nave
è qua dentro, potrebbe essere parte delle risposte a queste domande. Sì, anche per quello, e perché Miranda è la mia mappa. Andiamo. Onesto. Sì, andiamo, sono d'accordo. E stavo rimuginando sul significato di quell'indovinello, guardandone anche il disegno abbinato. Che pensi di fare? Trovare un modo per entrare? Sì, ma non mi sembra una grande idea trovare il modo per entrare senza nemmeno fermarsi a ragionare un attimo. I matti non ragionano ed è questo quello che ci chiede la pietra. Sì, questo è anche vero, però non so se quello che stai facendo tu sia la migliore delle idee. Se hai delle migliori, credimi che sono tutto orecchi. Sto proprio cercando di venirne a capo. Allora, penso che mi venga in mente in effetti, cioè mi venga in mente di in qualche modo fare in modo di trovarci sottosopra o qualcosa del genere, sfruttando il laghetto e la barca. Beh, se hai voglia di trattenere il fiato per non so quanto tempo sott'acqua, accomodati pure. Sembra essere l'unica cosa che mi viene in mente, ma non ha senso. Non riesco a vedere nient'altro. Fiato è quello che mi servirebbe adesso. Intanto Xeni e Gavin arrivate e vedete Glass e Miranda sulla barchetta in questo piccolo laghetto e accanto Lyra. Gavin, cosa stanno facendo secondo te? Tu che studi? Ma non studio. Non ho idea di cosa stiano facendo su una barca in mezzo a un lago in questa situazione. Una scampagnata, non lo so. Ok. Cioè, studio, ma non è che so tutto nella vita. Ok. Fondo. Vieni da Livra. Io mi giro verso Glass un attimo. Lo so che non ti sta molto simpatico. A dire il vero non sta simpatico neanche a me, però... se Giriamo vogliamo... sta barca, sì. Grazie, vedo che hai capito. Inizio a fare la contrappeso. Dico a Lyra di girare dal mio stesso lato e continuare a fare contrappeso insieme a me, per grazia divina. Se poi Miranda dall'esterno vuole anche lei aggiungersi al peso, verrà più semplice. Mi ci aggiungo, infatti. Sì, è assurdo, ma è l'unica cosa che sembra avere senso. Non... Fai attenzione, ok? E mi metto a fare da contrappeso. Intanto Xeni e Gavin voi vedete dall'esterno la scena di questi tre che Xeni, ti cercano prego. di ribaltare la barca. Ci servi. Prima fanno poi Te che sei pratica di quello che sei pratica, ma cosa stanno facendo? Non lo so, penso che stia cercando di creare un contrapeso per far rovesciare la nave, anche se non ha senso per me. sì, dove voi vedete proprio la barca si ribalta. Vedete funziona, loro che però. cadono dentro l'acqua. Dopodiché la barca si rigira dal lato opposto e non ci sono più loro tre. Mi agito tantissimo. No, stiamo calmi. No, non ci agitiamo, la situazione non serve a nulla. E se vuoi io posso andare a vedere se li trovo, nel senso che so nuotare. Non lasciarmi qua da sola. Allora, Ok, è arrivato il momento. Pichan. Ok, ce la posso fare. Io non ho paura dell'acqua. Con Pichan una cassetta delle attrezzi aperto vicino a me, inizio a prendere questa mezza sfera che ho vuota e la incastro fra pellami e pezzi di ferro, cercando anche di provare la mia misura. E vedi che non ho molta precisione con le misure, quindi sto cercando proprio di tenerla con i lacci, con le stringhe, quello che ho. Ci soffio dentro per vedere se si appanna, se esce aria. E cerco di aggiungere una specie di piccolo reattore dietro, avvitandolo, dove inserire poi la sfera d'aria, la scheggia d'aria. E lo guardo, vedo i riflessi di luce che passano attraverso i bordi che non combaciano perfettamente. E con la voce un po' secca dico: può andare. Sei sicura? Cioè, non è che ti insegna a nuotare questa cosa. Ho questo, muoio di infarto, non ho possibilità. Non è una cosa su cui scherzare, guarda che metà della mia famiglia ha problemi di cuore, è una brutta cosa. Credo che metà della tua famiglia fosse morta affogata. No, è per il cuore, è una disgrazia, guarda, è proprio una sfortuna che abbiamo. Posiziono la scheggia, controllo che sia sigillata, mi vedi stringere un laccio di cuoio attorno e con la voce soffocata. Io mi assicuro, diciamo, insomma, tutta la mia roba
sensibile sia ben sigillata, e poi mi avvicino all'acqua. Beh, andiamo su. Mi faccio il segno di avvicinarsi a me. Allora, come i bambini che vanno in spiaggia, che alzi i piedi uno alla volta ondeggiando, cerco di entrare. Quello che vedete è che sotto la nave ci saranno più o meno un 4 metri di altezza, ma poi c'è il fondale marino. Ci sono appunto dei pesciolini che stanno tranquillamente navigando sotto la barca. Si sono trasformati in pesci. D'altra parte hanno seguito una carpa gigante. Il casco, essendo rigido, non permette al suono di uscire tanto. E quindi tu mi vedi che muovo la bocca e il fiato appanna il vetro e non si riesce a capire neanche il labiale. Però il calore prodotto dal mio viso, perché sono veramente in panico, sta proprio appannando tutto. Vedi affannata nuotare a cagnolino per cercare di avanzare, tantomeno verso la barca. Io nuoto verso la barca e le faccio cenno di seguirmi. Facciamo quello che hanno fatto loro. Prova a salire. Tu, Gavin, sei salito sopra la barca, sta cercando di dare una mano a Xeni. Lei si mette al lato della nave, cerca di fare da contrappeso, ma sembrerebbe non essere mai salito su una barca a tutti gli effetti. Quindi fa un sacco di contrappeso e cadete tutti e due. E quando la barca si ribalta è un momento velocissimo, quasi come se voi foste all'interno di una centrifuga. E vi ritrovate in un piccolo stagno all'interno probabilmente della struttura di quello che è l'enorme tempio, e il corridoio di fronte a voi è fatto interamente di pietre uguale a quelle che erano all'esterno. Ma prima di andare a voi ovviamente avete perso un po' di tempo, quindi andrei da Miranda e Glass e Lira, che sono all'interno del tempio. Voi usciti fuori da questo stagno tutti e tre insieme. Vedi che tutta l'umanità l'ha persa nel momento in cui è uscito dall'acqua. Inizia a battere la testa, a spargere acqua ovunque, poi si mette su un piede e inizia a battere la testa fin quando non gli esce anche l'acqua dall'orecchio. Dicendo anche bofonchiando imprecazioni e robe. Lo fanno anche le ombre, tante piccole, fanno le stesse identiche cose. Mi strizzo la coda di cavallo così. Cerco di restare quanto più composta possibile, anche se non sto lottando contro me stessa per evitare di urlare che sono tutta bagnata all'improvviso dopo essere sopravvissuta allo schianto dell'aeronave, allo schianto contro un albero, alla caduta dall'albero e tutto. Sono tipo sta tanto così da avere una crisi isterica probabilmente. Poi io mi avvicino lentamente e gli metto una mano sulla spalla. Vedi che si ritira immediatamente, tipo si ferma, si ritira e poi continua tipo a scotolare anche i piedi per togliere l'acqua da ovunque. E mentre siete così, tipo Lira passa tra voi due, vi spinge dividendovi e comincia a correre. Sentite da lontano Glass, vorrei lasciarti sfogare o fare qualsiasi cosa che stai facendo ora, ma non c'è proprio tempo e cerco di avvicinarmi di nuovo a lui. So che esistono i Feralis, so come si comportano, non ho pregiudizi su di loro, però oggettivamente averne visto uno così da vicino che si comporta in quel modo è una cosa in effetti abbastanza nuova per me, quindi mi preoccupo sinceramente della cosa. Quindi mi avvicino perché sono proprio sinceramente preoccupata per lui. No, lui vedi che un attimo scotola ancora la testa e fa no, lieve problema con la pressione, andiamo, dai, su. Ok. Ti giri verso dove è andato Lira, vedi Khan che sta avendo una colluttazione con una figura abbastanza snella. Cos'è, umano, Feralis? Da così lontano ti sembra di vedere una donna con delle ali. Ci avviciniamo entrambi al luogo della battaglia. Troveranno un modo per raggiungerci? Penso di sì, penso che l'avranno già trovato, mi sembrano abbastanza intelligenti. Voi arrivate, prima c'è Lira, dopodiché si apre di fronte a voi quello che è un enorme spiazzale, un enorme salone, con un cristallo in aria al centro del salone. Un cristallo che intorno ha quasi come un vortice, un leggero vortice d'acqua che sta girando intorno ad esso. La pietra è grigia, bagnata, umida come tutta la zona, e sotto il cristallo c'è questa pozza d'acqua e
abbiamo sia Khan che sta combattendo con questa ragazza con delle ali d'aquila dietro la sua schiena. Abbiamo questa ragazza che sta combattendo con Khan. I fendenti hanno una potenza incredibile, proprio... E ogni colpo che dà la ragazza, vedete che si forma un'onda di energia che segue dei cerchi concentrici d'acqua. Gira la lama e nella sua mano vedete una spada con la lama fatta interamente d'acqua. Squadra tutti, poi 4. Ti sei portato gli amichetti, eh? E voi chi siete? Altri superstiti dell'incidente? Non sono stata brava a uccidervi nella forma drago, ma con questa posso farcela tranquillamente. E poi dal soffitto cominciano a calare altri di quei soldati che erano saliti con lei sulla nave. Direi che se tu hai chiamato gli amici, e poi non posso fare brutta figura. Tira un fendente a Khan. Poco prima che comincia la battaglia, Seni e Gavin uscite da quello che è il piccolo stagno. Con un occhio laterale guardo Xenia. Hai veramente una fortuna sfacciata da quando siamo partiti. Così Le che- darò una mano. Sì. Il casco esce fuori poi. Scusa, non ti sentivo. Dove sono gli altri? Laggiù potrebbe essere un buon punto di partenza e le indico dove sta succedendo il finimondo. Ok, possiamo andare. Piano piano stanno spuntando altri di quei soldati. Cominciano ad essere un numero abbastanza imponente. Khan fa 2 passi indietro, guarda Glass. Non penso di riuscire a fermare lei. Io e Lyra penseremo ai soldatini. Tu pensa a lei. Io non me lo faccio ripetere 2 volte. Agito la mano ad artiglio e le ombre iniziano a scivolare via dal terreno, risalendomi in corpo. Lyra sbatte le mani, vedete che comincia a tremare e l'acqua intorno a lui si alza e forma delle bolle che velocissime prendono i vari soldati e comincia a creare delle bolle sempre più grandi e poi li spinge tutti verso l'angolo opposto di dove siete voi. Kang guarda Glass, fa un sorrisino, dopodiché fa un altro ruggito di guerra e si dirige verso il gruppo di soldati che è costretto all'interno di questa enorme bolla. Il vostro nemico sembra non volersi opporre alla cosa, anzi, il contrario, sembra divertita proprio a guardarvi. Fa dei piccoli passetti verso Glass. Anche tu un pennuto? Ma non mi sembri un Feralis a tutti gli effetti. Sei un bastardo come gli altri. Vedi che io non ti rispondo, però sono visibilmente nervoso. I draghi avevano un compito ed era quello di eliminare tutta la feccia umana. Ma a quanto pare devo cominciare io il percorso dei draghi. Oh, vedo che arriva qualcun altro. Io che Ti pensavo che i draghi fossero superiori in qualche modo. Gli umani che fanno i grossi contro i Feralis, i draghi che fanno i grossi contro gli umani. Insomma, siate un po' più originali. Non te lo permetto, questo. Basta parlare, mi annoi. Un'ondata di energia ti sposta di qualche centimetro e parte il combattimento. Vedendo un attimo l'esitazione di Glass e temendo anche che la donna possa approfittarne, visto che da come la vedo non sembra per niente intenzionata a parlare, come mi sembra di aver capito invece voglia fare Glass. Quindi un po' anche distinto, reggendo il mio scettro, tendo l'altra mano, la mano libera, davanti a lei, si riforma il tipo buco nero sulla mia mano e le dreno energia, una massa nera che si accumula sul buco nero. Poi, come avevo fatto l'altra volta, lo distruggo una volta soddisfatta della cosa. Un attimo ho una specie di brivido lungo la schiena. Distacca questo collegamento con la tua sfera magica. Ah, quindi sei tu quella con cui devo combattere per prima. Sembra che qui il cagnolino non abbia il coraggio di combattere. Come una scheggia, quei fulmini che la seguono mentre si muove. Lei prima passa accanto a Glass, poi arriva accanto a te e ti dà un colpo col pomello della lama e tu fai un passo indietro
ma è tutto troppo veloce, quasi come se fosse, anzi al contrario, al rallentatore. E un enorme cerchio d'acqua si apre davanti a te, dopodiché si richiude nel punto dove ti ha colpito e ti arriva addosso come un proiettile di energia. Mi giro nella direzione della tizia e gli faccio il fendente oscuro. Quindi spuntano le lame enormi. Io quello che faccio è di girarmi, darle una sferzata con l'ascia, e nel momento in cui lei viene colpita rigiro l'arma e le faccio un affondo allo stomaco con il culo dell'arma per allontanarla da Miranda. Abbiamo ancora voglia di parlare? Lei subisce il colpo, un attimo la sua faccia si gira al contrario, è abbastanza indispettita, dopodiché si gira piano piano, tu gli fai la domanda, lei ti guarda, sorride e poi proprio come un fulmine ti arriva davanti al viso e ti dà un pugno alla faccia dalla quale fuoriescono delle scariche elettriche. Un cane come te non deve toccarmi. No, no, no. E non sapendo come reagire in quel momento cerco di prendere tempo e mi tengo la mano col pollice, proprio il guanto da pollice. Cerco di disegnare questa cosa nell'aria e la spingo verso la creatura. Ti dichiaro il mio terzo simbolo e lancio un simbolo del divieto. Gli arriva addosso questo simbolo. Lei neanche lo guarda e tu sei un attimo paralizzato e lei continua a camminare verso di te, appoggia la mano accanto a te, ti spara un'altra scarica elettrica, ma quando sta per accadere la cosa, Lyra apre gli occhi, si ricorda del gesto di Xeni, nonostante Glasso sia stata una testa di minchia nei suoi confronti. Guarda Xeni, ti arriva il fulmine che ti passa attraverso, senti il fulmine, dopodiché un'enorme bolla d'acqua ti sta ricoprendo nel momento in cui riprendi un attimo i sensi da quello che è successo. L'elettricità passa tutta intorno alla bolla, questa scoppia e l'acqua si posa sulle tue ferite, rigenerandoti. Questo è il gesto di ringraziamento da parte di Lyra per quello che ha fatto Xen. Allora, io ho sfruttato il tempo per studiare questa avversaria. Io tiro fuori gli appunti di Miranda, sfoglio velocemente le pagine, a un certo punto mi fermo a leggere. Ok, vediamo se ho capito come funziona. Guardando con molta attenzione e concentrazione lei, e uso anche la mano per diciamo aiutarmi a canalizzare questa magia che per me è nuova. Smuovo il caos che ruota intorno a lei per modificarne fisicamente le proprietà. Quando tu fai questa cosa, lei appunto per un attimo già non si aspettava la bolla che ha bloccato il suo attacco. Dopodiché nota la tua presenza dopo che hai fatto questa cosa, prende la lama, la inserisce al terreno e sentite sotto di voi tutti quanti tremare, quindi per un attimo perdete non l'equilibrio ma cercate un attimo di fare baricentro sotto i vostri piedi. Vediamo se funziona questo giocattolino. E sotto di voi, nella posizione di ognuno di voi, si crea quasi prima una specie di piccola pozzanghera d'acqua, dopodiché un'enorme colonna d'acqua e vi sbalza e vi spinge prima verso l'alto, dopodiché cadete al terreno. Estrae la spada dal terreno. Beh, questo giocattolino è utile. Su, fatevi avanti, fatemi divertire. Per un attimo ho avuto una palpitazione, ma vedo che anche se inginocchiato è ancora in piedi. E reagendo d'impulso chiamo Pichan, che fa un tristissimo Pichan perché sa cosa sta per accadere, aprendosi dietro fa emergere una sfera. Sto agendo d'impulso, quindi prendo la sfera questa volta con un guanto da costruzione e l'altro da simbolista, la schiaccio fra le mani e mi guardo attorno, faccio dei calcoli veloci, realizzo che non ce la faccio a fare quello che voglio fare, deglutisco per un attimo e scelgo bersagli, Miranda, Grass e Gavin. Ti uso guarigione perché ho un forte mal di testa e in questo momento inizio a sentire proprio col fischio quando sei allo stremo. Cerco di fare qualche passo ma un po' barcollo. Lei ti fissa appena tu hai finito il tuo incantesimo in maniera velocissima, ti arriva di fronte, si ferma a qualche centimetro dal tuo viso, ti prende per la collottola, ti alza, cari dell'elettricità attraverso il suo braccio. Che essere imperfetto! Io capisco che è il mio momento per andarmene, ma sono felice di aver speso tutto fino adesso, anche se dall'inizio del mio viaggio c'è stato qualcuno che mi ha accompagnato, quindi straziante. Nel momento in cui la scarica elettrica viene rilasciata, Pichan, quasi a forma del mio cannone,
che spara una propulsione d'acqua che fa avvolgere di elettricità anche la tizia, che in questo momento è indebolita verso quell'elemento. Pichan gli partono i bulloni, anche lui si smantella, che poverino si è fatto un sacco di viaggi. Quando lascia un po' la presa riesco a dire: io sono uno script. Venga avvolta dalla luce. Dopo questo enorme luce che vi abbaglia tutti per qualche secondo, vi riprendete e trovate Xeni a terra e il vostro nemico in ginocchio di fronte a lei, completamente ustionata, con qualche scarica elettrica che gli passa attraverso, che a malapena tiene la spada in mano. Le ustioni sono molto evidenti, quasi carbonizzate alcune parti del suo corpo, e non profetizza alcuna parola guardando Xeni, e anche lei dal lato opposto di Xeni si accascia a terra e perde la vita insieme a Xeni. Io vado di corsa verso Xeni, mi metto a terra vicino a lei e la tiro anche su per un attimo e... Xeni? Xeni? Io faccio un urlo straziato, un gutturale tanto da grattare la gola e diventare afono verso la fine. Mi giro verso Lyra, che mi aveva salvato, mi aveva comunque restituito la vita che a me era venuta a mancare per una frazione di secondo, con gli occhi ridotti, con le pupille ridotte a 2 spilli. Fai la stessa cosa, fai la stessa cosa che hai fatto a me, toglila a me, ti prego! Lui stacca subito le mani perché era in quel momento in canalizzazione dell'evocazione. Lyra si alza subito, scatta verso Xeni, utilizzando un qualche sicuramente incantesimo di cura. Voglio usare un punto fabula e unirmi al potere di Lyrak tramite le ombre. Cerchi di tentare di curare le sue ferite, ma non è più una questione di cure. Ormai la vita ha lasciato il suo corpo, quindi questi incantesimi diventano a tutti gli effetti inutili. Lyra l'unica cosa che fa, mentre tu stai cercando ancora di aiutarla, è con le sue dita chiudere gli occhi di Xeni. È morta, non si può fare più nulla per lei. Potreste allontanarvi, per favore? Vi allontanate? Per favore? Io faccio un passo indietro, barcollante. Non statele addosso, la soffocate così e la avvicino il suo viso al mio. Dalla tasca mi scivola un taccuino rilegato in pelle e il mio diario di viaggio. Afferro un attimo tremante, ma poi continuo ad abbracciare lei. Io mi avvicino a Miranda e le metto una mano sulla spalla. Lasciala riposare, Miranda. Io l'abbraccio ancora un po', poi tra un singhiozzo e l'altro sussurro. Non è che riuscissi tanto a capire come ragionasse, però forse in un po' di tempo avremmo potuto essere amiche. Forse. Non lo so. Un rumore metallico, un passo pesante. Si fa presente di fronte a voi una figura che ad impatto potete vedere quasi un'armatura con solo un braccio che fuoriesce dal suo mantello. È tutto interamente coperto di ferro e del vapore fuoriesce dal suo corpo. E quindi Misha ha fallito la missione. Peccava di superbia, come tutti i draghi. Mi dispiace per la vostra compagna. Non era lei il nostro obiettivo. E comincia a fare dei passi. Io mi metto a difesa di Miranda e Xeni, allungando un'ala per pararle. Purtroppo, quando si fa una rivoluzione, anche gli innocenti perdono la vita. Ma bisogna cambiare gli equilibri per far sì che questo mondo cambi. E la lama che era accanto a voi improvvisamente non c'è più. Lui va diretto verso quello che è l'enorme cristallo al centro della stanza, che è distante da voi. E quando lo fa, Khan spunta improvvisamente da dietro il cristallo, dà un colpo di alabarda che si infrange contro la sua armatura. La punta sembra essere entrata e l'uomo di metallo prende l'alabarda, la tira a sé, avvicina Khan a pochi centimetri. Non sei in grado di battermi, né tu né nessun altro qua dentro. Prende la testa di Khan
lo alza dal terreno e lo butta accanto a voi. Tin tin, tocca il cristallo. Curiosi gli artefatti degli antichi. Armi create per difendere gli abitanti di questo mondo. Ci pensate che un'arma è in grado di difendere qualcuno? Cosa ne pensate voi? Le armi sono fatte per uccidere. Bravo, è proprio questo. Le armi servono solo per uccidere le persone. E quindi Con l'unghia del suo guanto d'arme crina il cristallo. Questo si apre e rispunta la lama che era prima nelle mani di questa fantomatica Misha. Estrae la lama e la lancia verso la direzione di Lyra. Lyra per un attimo è titubante, dopodiché prende la lama. io non sarò né il carnefice né un dittatore della rivoluzione che avverrà a breve. Quella schifosa ancora pensava che i draghi erano in grado di fare qualcosa, ma siete voi quelli che possono veramente fare tanto. Io sono cresciuto tra di voi e ho visto cosa può fare un umano. Ho visto cosa ha potuto fare a mio padre quando lui è morto 1000 anni fa. Il mio nome è Rakidos e sono il figlio del drago che è stato ucciso 1000 anni fa. E voi forse non lo sapete, ma ogni 1000 anni i draghi, per far sì che il loro potere non venga disperso o che non venga diviso tra tutti i loro figli, scelgono una persona e donano i loro poteri, in modo che solo uno di loro possa mantenerlo. Ecco, mio padre non l'ha potuto fare con me. E gli altri draghi non si sono mai ribellati a questo. Loro continuano a dire: noi siamo il triumvirato, al ricordo del mio papino. E poi, quando vengo a chiedere il posto nel mio trono, loro non me lo danno, perché giustamente i draghi sono delle creature così avare di potere. E vi starete chiedendo perché voglio farvi sapere tutto questo, no? Qualcuno deve saperlo, che i draghi non sono immortali. I draghi non sono così forti come voi credete. Loro sono deboli e hanno sempre puntato a tenere una lama sopra la vostra testa, a farvi paura. Ma tranquilli, sarete voi a cambiare le cose, non sarò io. Lui apre un enorme portale fatto di fiamme dietro di lui. Secondo me non è l'ultima volta che vi vedrò da queste parti e mi dispiace, condoglianze ancora. E spero che le lacrime che verserete serviranno a riempire la rabbia per eliminare quello che verrà dopo di me. Si gira verso il portale, entra all'interno e questo si chiude in un'enorme fiamma che si spegne di fronte a quello che una volta era il cristallo d'acqua. Lyra, sai chi era quello? Non ne ho idea. Mi avvicino alla draghessa, mi chino un po' su di lei e appoggio un piede sul suo fianco, appunto per smuoverla un pochino e vedere se ci sono reazioni. E quando non succede, questa faremo meglio a portarcela via. Il suo corpo potrebbe avere molte risposte alle nostre domande. Classe, Khan non l'hai mai visto così impaurito di quello che è successo. Comunque un leone, quindi è anche un Feralis che ha affrontato, come hai potuto vedere, un drago senza paura. Lyra, cosa dobbiamo fare? Penso che dobbiamo tornare a Valoria e riportare tutto quello che è successo. Ok, dovremmo avere la chiave e va verso il corpo della ragazza, gli toglie la chiave dal collo e in fondo alla stanza c'è un'altra porta che probabilmente è quella principale dalla quale si entra solo utilizzando la chiave. Io torno ad avvicinarmi a questo punto a Miranda e Xenia e Gavin. Un attimo mi accovaccio accanto a loro. Andiamo, usciamo da qua.
Io li alzo lo sguardo. Per un istante Glass mi vede in faccia, però distolgo immediatamente lo sguardo da lui. Ti prego, sii delicato con lei. Vedi che allungo soltanto le braccia affinché tu la possa lasciare e che abbia un posto, cioè, comodo dove poter stare. E poi la tiro su con delicatezza. Pensavo di prendere un rottame o comunque un pezzo di relitto. piccione. E uno me lo tengo praticamente. Khan prende il corpo della draghessa. Insieme a Lyra, se nessuno aggiunge altro, vi allontanate dalle rovine. Appena fuori, non siete i soli, ma c'è il capitano dell'aeronave con la quale siete arrivati, insieme a un soldato con un'armatura molto luminosa, curata, anche il sospetto è molto curato, i suoi muscoli perfetti, che si presenta davanti a voi con alcuni soldati con la stessa identica armatura. Ah, eccoli qua! Capitano Cedric, qui per voi, vengo direttamente da Valoria per recuperare l'artefatto e i superstiti della caduta dell'aeronave. Mi dispiace che sia caduta in battaglia come una donna valorosa. Era una bambina, non doveva ritrovarsi in una battaglia. Ottimo tempismo, devo dire. E vado verso Gavin e gli chiedo: scusa se sono brusca, ma potrei riavere il mio taccuino, per favore? Lo tiro fuori dalla mia roba e glielo porto e dico: certamente, ci mancherebbe. Te lo presterò ancora se ne avrei bisogno. Devo solo aspettare un po' di tempo, credo. Non è il momento di pensare a se o meno mi ripresterai i tuoi appunti. Ne riparleremo a tempo debito. Adesso prenditi il tempo che ti serve. E Lyra, in tutto questo, va verso il comandante Cedric, gli porge l'artefatto, lui lo prende, ringrazia Lyra e ovviamente sopra di voi, piano piano, il rumore di una piccola aeronave si avvicina sempre di più ed è ovviamente la nave dei soldati di Valoria che sono venuti a recuperarvi. Loro vi accompagnano a memoria, dopodiché la nave insieme a Lyra e a Khan vanno poi dirette presumibilmente verso Valoria, perché riprendono la nave dei Valoriani e Ok. tornano lì. Glass, posso rubarti qualche minuto? Tira fuori i suoi appunti e sfoglia le pagine finché non arriva alla pagina in cui si è segnato il simbolo, quello con il graffio. Ti ricorda nulla questo? E quindi giro questo taccuino, quindi comunque ti scuoto il capo perché non conosco il simbolo, onestamente è una cosa che non ho mai visto, però a quanto so questi disegni, questi tatuaggi è una vecchia arte della perfezione. Purtroppo non ti so dire, penso più che altro sia la firma di qualche altro matto che fa queste robe in giro. Qualora tu volessi a volte partecipare o rimanere semplicemente in contatto per rimanere aggiornato, sarai il benvenuto, ovviamente. Ti ringrazio. Zeni, per quanto fosse umano e per quanto percepissi che avesse timore in un certo qual modo di me o delle mie ombre, io mi sono adoperato per riportare la notizia alla famiglia, per sostenerla, aiutarla, esattamente come ho sempre fatto da quando ne ho avuto possibilità. Comunque a tutti gli effetti di Xeni se ne parlerà tutta a memoria. Io sono tornata sostanzialmente nell'accademia, mi sono ritrovata sola a studiare, a lavorare sugli scritti sulla magia del caos. Più volte ho ricreato il buco nero sulla mia mano che drenava le forze vitali. Dopo un po' di tempo mi si vede scrivere quasi febbrilmente sui miei appunti: se posso drenare utilizzando il caos, forse posso anche fare qualcosa di più grande. Forse non è qualcosa che le persone accetteranno, ma è perché sono stolte e non capiscono il motivo nuovo della mia ricerca. Adesso le mappe dello scriba hanno nella rosa dei venti la testa di un drago. Allora, io ho in realtà una nota, che è l'ultima pagina scritta da Xenia nel suo diario. L'ultima pagina scritta da Xenia è molto calcata e si vede che ha le mani sudate perché l'inchiostro sbava alla fine di ogni riga più o meno. E vedi delle frasi brevi, tanti punti esclamativi, disegnini fatti, tipo: ci siamo, inizia il mio viaggio, cuoricino. I lo scriba sono tornati, baby, gesto della vittoria disegnato. Chissà, forse scoprirò qualcosa su che fine ha fatto il mio fratellone. Ci siamo, ecco la nave. Ma quanto ci hanno messo? Ok, a dopo. E speriamo che mamma mi molli, però.
Che ansia. Per fortuna che c'è Pichan. E sentite nella testa Pichan. E poi c'è la nota Margine più piccolino che dice: ah, ricorda un souvenir per papà, che sennò mette il brunch. Per chiudere la sessione di oggi e dare un inizio, Miranda, tu, tra tutto quello che hai studiato, cominci anche un po' a interessarti, dato che la tua amica è morta all'interno di una volta e tu sei stata una delle prime che ha visto un artefatto a tutti gli effetti. C'è qualcosa di strano. Vedi come un pianeta, riconosci Spiralis da qualche parte, è quasi come un'enorme creatura che sta divorando il pianeta. È scritto in una lingua indecifrabile. Nessuno, anche chiedendo a chiunque, anche ai più grandi maestri di memoria, nessuno conosce quella lingua. E in uno dei tuoi sogni, in una di queste notti, forse è lì che è cominciato il tuo percorso verso la follia, hai visto il pianeta di Spiralis. Questa volta lo vedi a colori, lo vedi quasi tangibile. Poi ad un tratto questo gira e piano piano sembra come se stesse passando il tempo. E dall'altra parte delle forme ombrose si stanno insinuando verso il pianeta e anche lì vedi le fauci che piano piano si stanno chiudendo su di esso. Questo è un sogno che ogni tanto ti ritorna alla mente e che probabilmente è ricollegato agli scritti. Mentre Glass, che invece è da un'altra parte in questo momento, hai più o meno lo stesso sogno di Miranda, di questo pianeta che piano piano viene avvolto dalle ombre e che poi dalle ombre escono fuori queste fauci che piano piano si chiudono su Spiralis. Ma quando questo sta per accadere, le fauci si bloccano, quasi come se glitchassero. Dopodiché due occhi luminosi, quasi ricolmi di sangue, ti guardano. Solo tu puoi salvarci, ti prego. E dopo che ti svegli di colpo da questa cosa, accanto a te hai un ciondolo con una pietra, con all'interno quelli che sono i colori dell'universo, quasi come se lo spazio, le comete fossero racchiuse dentro quel piccolo gioiello. E dietro c'è una scritta: segui la stella più luminosa. E guardando dalla finestra della tua stanza in cielo, un'enorme stella cadente che sembra non svanire mai è direzionata verso nord. E qui si chiude